benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come lavorare la maglia rete che avete già intravisto nelle immagini di copertina, in attesa poi della canotta che completerà questo twin set. Prima di passare all'occorrente al vero e proprio tutorial, vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto e a seguirmi su tutti i miei social, vi lascio il link in descrizione. Per realizzare questo progetto io mi sono munita di due filati da lavorare contemporaneamente. Ho utilizzato la fettuccia King di casa Tessiland nella variante cipria, abbinata ad un filato che riposava nel mio cassetto da chissà quanto tempo e che ho notato essere molto simile, quantomeno adatto alla lavorazione complementare. Infatti questi due filati verranno lavorati in un unico corpo. Con un uncinetto numero 5 serviranno ago da lana e forbici, se vogliamo anche 1 metro per prendere due misure, e siamo pronti per iniziare. Il multiplo di lavorazione di questo progetto è 6+1. Iniziamo a misurare la nostra circonferenza più ampia e dividiamo questa misura in due, in modo da avere due pannelli che siano appunto della metà della nostra circonferenza. Nel mio caso io ho ecceduto di qualche centimetro per avere un indosso più ampio, considerando la maglia a rete. Quindi nel mio caso ho un'ottantina di centimetri, li divido in due, arrivo a 40, ed eccedendo di 3-4 centimetri una media di 44 centimetri. Vado con la mia catenella, multiplo di 6+1 che raggiunga la mia metà di circonferenza. Lavorerò il progetto al momento su campione per mostrarvi il punto. Ho realizzato le mie 18 catenelle, ne aggiungo una e nella prima maglia disponibile realizzo una maglia bassa. Da qui faccio partire 7 catenelle e ne salto 5 di base, entro nella sesta con una maglia bassa. Da qui faccio partire altre 7 catenelle, salto 5 maglie di base, entro nella sesta con una maglia bassa e continuo in questo modo per tutta la mia prima riga. Concludo la mia prima riga con una maglia bassa nella prima catenella realizzata. Ed eccomi qui. Per la seconda riga realizzo 7 catenelle, volto il lavoro, entro nel primo archetto disponibile con una maglia bassa e ripeto 7 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, così per tutta quanta la riga. Arrivati all'ultimo archetto realizzo la maglia bassa e devo concludere la mia riga, quindi 3 catenelle e così sarà per tutte le righe pari, 2 volte filo sull'uncinetto e vado ad agganciarmi alla maglia bassa del giro sottostante con una maglia altissima. Volendo potete di volta in volta andarvi a marcare questo punto in modo da non dover faticare per trovarlo ogni volta. Vado a chiudere la mia maglia altissima ed ecco qui completata la mia seconda riga. Adesso vado a realizzare una catenella, volto il lavoro e sopra la maglia altissima che ho appena realizzato realizzo una nuova maglia bassa, che sarà poi quella dove andrò a ricollegare la maglia altissima quando tornerò indietro. A questo punto 7 catenelle e vado nell'archetto successivo con una maglia bassa. Da qui andiamo avanti normalmente, quindi con le nostre 7 catenelle, lavorando gli archetti così come si presentano fino alla fine della nostra riga. Arrivati all'ultimo archetto, che vedete è un pochettino più piccolo, con le nostre 7 catenelle andiamo a realizzare la maglia bassa nella quarta catenella iniziale, quindi contiamo 1, 2, 3 e nella quarta ci inseriamo con una maglia bassa ed abbiamo in questo modo completato anche la nostra terza riga.
Da qui 7 catenelle e ricominciamo esattamente come abbiamo fatto finora. Quindi primo archetto disponibile, entriamo con una maglia bassa, 7 catenelle e andiamo avanti in questo modo. Una volta tornati alla fine di questa quarta riga, dobbiamo chiuderci con una maglia bassa, alzarci con 3 catenelle, 2 volte filo sull'uncinetto e dove abbiamo la maglia bassa, creare la nostra maglia altissima. La lavorazione si ripete su queste ultime 2 righe, costante, fino ad arrivare all'altezza della maglia che voi desiderate. Quindi andiamo a realizzare 2 rettangoli identici o quadrati a seconda di quanto volete lunga la vostra maglia in questa maniera. Mi sono alzata per circa 45 centimetri ed ho qui i miei bei pannelli. A questo punto devo andare a cucirli e a creare una vera e propria maglia. Vado a realizzare una cucitura dall'inizio del lato lungo fino al mio scalfo manica, che nel mio caso è di 18 centimetri. Vedete, ho messo il segno con l'uncinetto e adesso con un solo filo vado ad effettuare la mia cucitura. Mi ancoro con una catenella ed incorporo i 2 pannelli uno con l'altro, avendo cura di non tirare troppo la lavorazione, in questo modo, con una maglia bassissima. E vado avanti punto su punto. Naturalmente i punti andranno un po' interpretati, ma non corriamo alcun pericolo se ci ricordiamo di non tirare la lavorazione. Facciamo questa operazione, vedete, per entrambi i lati lunghi. Ci comporteremo allo stesso modo per quello che riguarda la parte superiore, perché abbiamo naturalmente il collo e poi le nostre spalle. Naturalmente, volendo nel mio caso una maglia molto scesa, perché poi andrò a compensare con la canotta che metterò al di sotto, farò una piccola cucitura di pochissimi punti in modo da avere uno scollo ampio e magari una scollatura che mi prenda anche un pochino di spalla. Naturalmente questa parte poi dovrete vedere voi in base al vostro gusto. Se la volete più accollata, naturalmente andrete a cucire un pochino più di centimetri. Ed eccola qua la nostra maglia terminata. Ovviamente, essendo una maglia a rete stesa su un piano, capirete da voi che non rende perfettamente la sua bellezza, ma senz'altro le foto di copertina e i post che usciranno a breve vi aiuteranno a comprendere la meravigliosità, passatemi il termine, di questa maglia. Io ho cucito solamente, vedete ancora devo togliere le codine, per 7 punti, in modo da avere uno scollo abbastanza ampio e di fatto una canotta, se così la vogliamo chiamare, rimane molto morbida. Mi piace tantissimo la nuance che si crea unendo questi 2 colori e spero davvero che questo tutorial vi sia piaciuto. Vi invito come sempre a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto e a seguirmi su tutti i miei social. Vi lascio i link in descrizione. Restiamo in attesa della seconda parte, del secondo pezzo a completare il twin set e nel frattempo vi do appuntamento al prossimo tutorial.